Ciao a tutti, oggi ho preparato delle orate ai funghi Pleurotus, che sono simili ai cardoncelli, sono della stessa famiglia. Intanto preparo il battuto, prezzemolo tritato finemente e aglio anche questo tritato in maniera magari un po' più grossolana. Ho levato il germoglio all'aglio per renderlo meno forte. Questo sarà il battuto di base con il quale condirò il tutto. Il fungo Pleurotus lo uso perché rimane sempre abbastanza corposo e consistente e tiene la cottura. Infatti farò una cottura prolungata finché tutta l'acqua contenuta nei funghi esaurisca completamente. Intanto una padella capiente e con un fondo d'olio extravergine d'oliva metto i funghi sopra, che sono stati precedentemente lavati e accuratamente puliti da qualche traccia di terra che possono avere. Un giro di sale e poi il battuto sopra abbondante, aglio e prezzemolo abbondante, ancora un filino d'olio sopra e poi del pepe macinato. Questo è il condimento di base. Ora io ci aggiungo, ma questa è una mia licenza personale, anche un peperoncino perché mi piace in questa ricetta il piccante. Sfumo con un po' di vino bianco e porto a cottura i funghi. Adesso vedete come perdono molto dell'acqua che hanno. Dopo una prima rosolata poi li giro tutti quanti uno a uno e ancora nuovamente aglio e prezzemolo. È una ricetta molto saporita ma interessante questa, e copro a fuoco basso fin quando tutta l'acqua che hanno non venga completamente assorbita, quasi si devono attaccare alla padella. Ecco qua, è rimasto praticamente solo l'olio, vedete, sono leggermente attaccati, spengo e poi li giro e leggermente sono bruciate, le lamelle sono bruciacchiate. Perfetto, è proprio quello che si deve ottenere. Una volta cotti i funghi, dispongo le orate già pulite, squamate, viscerate come avete notato. Ecco qua, le dispongo nella padella e anche queste poi avranno un giro di condimento, quindi un po' di battuto di aglio e prezzemolo sopra, ecco qua, un filino d'olio extravergine. Ora riaccendo e arrivo a leggera ebollizione. Sfumo con un po' di vino bianco, ma più che altro condisco le orate con un pochettino di vino bianco, 2-3 fiocchetti di sale sopra, questo molto a discrezione, e poi copro e comincia la cottura. Dopo qualche minuto che ha cominciato a soffriggere, per insaporire le orate metto sopra i funghi, ecco qua, in questo modo, e poi nel caso in cui necessiti aggiungere anche un mezzo bicchiere d'acqua se il fondo rimane un po' troppo asciutto. Ecco qua, si stacca dal fondo, però è necessario in questo caso mettere un goccino d'acqua per riprendere un po' di fondo, perché l'orata ha bisogno di qualche altro minuto di cottura. Queste sono orate da 300 grammi, quindi la cottura si può spostare sui 7-8 minuti, una girata più o meno ai 3/4 e poi si conclude. Adesso me le sistemo per bene. Ecco qua, sempre un po' di funghetti sopra per insaporire e ci siamo. Ancora qualche minuto, dopodiché vediamo il risultato. Ecco qua,
sono pronte. Un'ultima sfiamata e poi spengo. Adesso pronto per impiattare. Guardate che meraviglia, orata insaporita ai funghi, uno spettacolo. Poi sono ottimi funghi che ovviamente hanno preso anche il sapore del mare. Adesso vediamo come la cottura, compattissima, ecco qua, uno spettacolo. Guardate che spettacolo, stravanata, un po' di fondo di cottura che è piccantino, ma ci sta veramente bene.